Ciao a tutti! Oggi vorrei spiegarvi il funzionamento dei gruppi nel mix, per chiudere un po' il discorso che abbiamo già fatto con gli AUX e con i VCA, ma vorrei anche spiegarvi come fare editing avanzato di batterie mantenendone la fase, sfruttando proprio delle specifiche dei gruppi, perché quando registriamo batterie con più microfoni, il problema del mantenimento della fase è molto importante. Allora, iniziamo ad andare a vedere un po' cosa sono sti gruppi. Qua ho 4 tracce di voce che le voglio assegnare ad un unico gruppo. Allora, i gruppi sono questa casellina qua del mixer, che di solito non ha niente. Se non vedete questa casellina, andate su View, Channel Sleep Component e abilitate i gruppi. Io adesso vado a assegnare queste 4 voci qua ad un nuovo gruppo, le seleziono tutte e 4 col tasto Shift e clicco su una casellina vuota e vedete che non sono assegnate a nessun gruppo. Vado su gruppo 1 New, ci sarà il numero 1 e qua potrò mettere, se ho l'inspector aperto, un nuovo nome. Voci, Voices. E qua, se non l'ho fatto da qua, lo posso fare comunque anche da qua, Open Group Setting, avrò dei setting per questo gruppo, cioè cosa voglio che facciano queste voci, voglio che siano legate le automazioni, il volume in mute e magari anche il solo. E perché no, anche il colore della traccia e lo zoom della traccia. Quindi adesso ho assegnato le 4 voci a un gruppo, quindi se io metto in solo una voce, ecco che le metto in solo tutte, idem il muto, il volume si regola di conseguenza. Se io cambio un colore a una traccia, lo cambierò a tutte, e se cambio lo zoom di una traccia, lo cambierò a tutte le tracce a cui ho assegnato quel gruppo. Potrebbe essere necessario che io devo regolare di fino questa traccia qua, magari il volume, voglio slegarla dalle altre, quindi per disabilitare temporaneamente il gruppo, Shift G, faccio la regolazione di fino che mi interessa, poi Shift G, ed ecco che ho regolato di nuovo tutto. Option Enable Group, Shift G, se vi dimenticate lo shortcut. Ok, quindi questa è la funzione dei gruppi. Adesso entriamo un po' più nel merito delle batterie. Qua abbiamo una batteria registrata egregiamente da un mio caro amico Italo Graziana, che è un batterista di Biella che fa il professionista da parecchi anni e che saluto. Questo è un multitraccia che mi è pervenuto, dove c'è un multitraccia con 11 tracce microfonate. 10 tracce, scusate. Qua abbiamo 2 microfoni di kick, 2 di snare, una hi-hat, una batteria elettronica, 2 overhead e 2 room, 2 microfoni di stanza. Allora, io posso innanzitutto creare un gruppo solo per i rullanti, perché nessuno mi impedisce di fare più gruppi. Facciamone prima uno per tutta la batteria. Creo un nuovo gruppo, lo chiamo Drums, e gli vado a dire tutto ciò che mi interessa, tipo automation, volume e mute, e solo. Non mi interessa il pan, perché io non voglio che quando sposto il rullante mi si sposti tutto. Nello specifico, se io voglio spostare il pan solo di questo rullante qua, non dovrò spostarlo anche di questo, perché la microfonatura, la posizione dei microfoni sarà sicuramente diversa, però il controllo dei volumi, il solo, il muto mi interessa. Però posso fare un altro gruppo, ad esempio solo per i rullanti, che chiamo snare, e in questo caso qua posso ad esempio dirgli controllami il send, oppure la posizione del pan, in questo caso qua che mi interessa, perché
Per lo snare mi interessa la posizione del pan che sia mantenuta quando la cambio. Ovviamente dovrò assegnargli anche il gruppo dei drums. Per farlo posso assegnargli più gruppi premendo Shift e clicco su Drums ed ecco che abbiamo il gruppo 2 più 3, quindi sarà legato alla batteria, ma sarà legato, fra di loro sarà legato anche nella posizione di pan. Ora, entrando di nuovo nel gruppo della batteria, mi interessa che ci sia anche la selezione di editing e il quantize locked. Guardiamone un parametro per volta. Editing selection è molto importante. Guardate, con quantize lock mi compare una piccola Q verde che lascio attivata soltanto nel mio kick. Allora, innanzitutto cosa ho fatto? Ho fatto in modo che qualsiasi selezione faccia in una regione, la farò in tutte. Adesso vado a attivare il flex mode slicing, ovvero affettatura, che mi taglia il materiale in corrispondenza dei transienti. L'affettatura, lo slicing, quindi questo flex mode qua, è l'ottimale per batterie e percussioni, perché non confondetevi, quando fate il flex per batterie e percussioni non dovete usare Rhythmic, che è più dato per strumenti che effettuano delle ritmiche tipo chitarra ritmica o Apple Loops ritmici. Lo slicing è il più adatto per file con transienti rapidi, diciamo, quindi batterie e percussioni. Quindi adesso abilito lo slicing ed ecco che Logic mi ha fatto il calcolo di slicing di tutta la batteria. Adesso qual è il problema? Se io non avessi l'editing phase lock e dal momento che abbiamo rientri microfonici, se io facessi un editing magari qua esposto questo, lo sto slegando da tutto il resto e questo potrebbe dar problemi di falsi rientri microfonici. Quindi, per intenderci, se io ho un rientro di rullante nel Charleston, nell'hi-hat, e non lo lego ai rientri che ci sono in tutto il resto, la batteria inizierà a essere incasinata e non suonerà più bene. Invece, mantenendo questo phase lock, cosa faccio? Faccio che se io ad esempio sposto creando dei flex marker in prossimità di questi transienti e sposto questo rullante, mi si sposterà in tutto il brano e in tutte le altre tracce. Quindi questo mi permette di mantenere tutto loccato e in fase. E cos'è quindi questa Q? Questa Q qua è un riferimento che mi permettono di quantizzare il resto delle tracce del gruppo. Nella maggior parte dei casi la Q di riferimento è la traccia di rullante o di cassa. Se avete utilizzato più microfoni potete anche scegliere una Q per ciascuno, ma diciamo che il nostro riferimento ottimale è sicuramente la cassa, quindi in questo caso qua abbiamo due casse che gli diciamo ok, utilizzami la cassa come riferimento. Guardate qua, nonostante Italo abbia registrato sicuramente a tempo, si è anche mosso nei confronti del metronomo volutamente e magari noi stiamo facendo un pezzo più, diciamo, più quadrato del solito e vogliamo quantizzare tutto, quindi io vado a dire al kick ok, tu sei il mio riferimento in Q, ti quantizzo ad esempio in ottavi ed ecco che ho quantizzato all'ottavo più vicino. Posso anche enfatizzare la cosa, vado a quarti, ho slegato tutto e avrò mantenuto comunque la fase in tutta la mia batteria. Vedete? Vediamo un po' come suona.
adesso ho fatto dei casotti ovviamente, perché poi bisogna controllare e andare poi a fare delle regolazioni di fino noi, però avrò mantenuto sicuramente la fase dei microfoni. Grazie per l'ascolto e a presto, ciao!